Bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana, benvenuti ai nuovi. E nel video di oggi vedremo come si realizza un portatovaglioli di questo tipo, molto carino per addobbare le nostre tavole, anche visto che si sta avvicinando il Natale. Io l'ho realizzato con questa fettuccia color oro, ma i filati e i materiali possono essere diversi. Come vedete è un pezzo unico, non si vedono cuciture ed è facilissimo, è tutto realizzato con ago e fettuccia, nient'altro. Non usiamo in questo progetto l'uncinetto. Vedete com'è? È molto carino, immaginatelo anche di diversi colori se volete personalizzarli e dare un colore per ogni persona, oppure abbinati alla tovaglia. Quindi vediamo l'occorrente per realizzarlo. Io utilizzo questa fettuccia dorata, in pratica è un avanzo. Avevo realizzato tempo fa una pochette, quindi voi però potete utilizzare quello che volete. Avanzi di rete canvas da 4 mm lo scacchetto. Poi vi metto in descrizione anche un link di un video fatto qualche anno fa, sempre di un portatovaglioli, però realizzato con la rete più sottile, un 3 mm, e il cordino, visto che potete avere anche del cordino avanzato, quindi ve lo metto. Il video era proprio uno tra i primi appena aperto il canale. Già i miei video sono bruttini adesso, figuriamoci quello di 3 anni fa, però l'ho riguardato visto che si capisce benissimo e quindi vi metto il link se volete realizzarlo con il cordino. E ritagliamo quindi dei pezzi di rete di questo tipo che misurano da un lato 5 centimetri per 15,5, scacchetto da 4 mm. Vi dico quindi anche il numero di scacchetti: sono 8 scacchi in questo lato e 26 da quest'altro. Io ho ritagliato un po' di pezzi adesso per farne 6, 2 ne ho già fatti, poi potete fare 8, 12, insomma a seconda di come siete abituati ad invitare, oppure solo per la vostra famiglia. Quindi partiamo. Un ago tirafettuccia, prendo un bel po' di filo lungo e così riesco a riempire molto senza fare troppe interruzioni. Con la fettuccia io vado sempre un po' a tirarla, perché così non vedete il rovescio. Vedete come si chiude? Questo è il suo rovescio, però tirata rimane visibile solo la parte oro. Infilo e partiamo. Vi avvicino un pochino, contiamo. Abbiamo la rete 1 2 3 4, nel quarto da sotto entro, lascio la codina dietro, non vado in quello sopra ma nella riga sopra a fianco e faccio un piccolo punto, scendo di uno scacchetto
e proseguo in avanti qui in alto. Scendo ancora di uno scacco e vado uno scacchetto avanti sopra. A questo punto non scendo più perché il mio motivo, che è questa riga, impegna 3 scacchetti, 1 2 3, quindi scendo fino al terzo, poi continuerò solo andando in avanti, quindi scacchetto in avanti, in avanti sopra, tiro bene il filo, vado in avanti di 1, in avanti sopra, in avanti qui e siamo all'ultimo. Vedete che qui però ancora ho questi scacchetti da rivestire, quindi continuo ad andare avanti di 1 sotto e scendo di 1 sopra, vado in avanti di 1 e scendo di 1 sopra e ho chiuso così tutta la riga. Passo alla riga sotto, vedete che andiamo a lavorare a specchio, è una spina di pesce, quindi scendo nella riga sotto, questa è quella dove abbiamo lavorato, scendo sotto e vado ad unirmi ai punti precedenti. Qui non sbagliamo, quindi prendo il primo, vedete che questa riga viene lavorata in comune sia per la riga superiore che quella inferiore. Dobbiamo sempre scendere di 3, 1 l'abbiamo fatto, scendiamo al secondo scacchetto e mi unisco al punto, terzo scacchetto e mi unisco, e adesso proseguo in avanti perché il mio motivo già è completo, comprende 3 scacchetti, per cui vado solo in avanti, sotto avanzo di uno scacchetto, sopra avanzo di 1. Arrivo fino in fondo, stessa cosa di prima, dobbiamo chiudere questa parte, quindi vado in avanti ma scendo sopra, vado avanti e scendo. Io ho completato la seconda riga, ho ancora filo, quindi scendiamo e ripeto un'altra riga, scendo di 1, mi unisco al punto sopra, scendo di un altro scacchetto e mi unisco sempre a quello sopra e scendo ancora, che è il terzo,
Basta, proseguo sempre in avanti adesso. Mi abbasso di 1 per chiudere gli scacchetti rimanenti e chiudo. Andiamo a riempire così, lasciando in fondo sempre questi 2 scacchetti liberi, queste 2 righe che poi faremo alla fine. Quindi riscendo di 1 e vado ad unirmi con i punti precedenti. Vi faccio vedere anche quando cambio il filo. Se dovete cambiare il filo, cambiatelo sempre o in cima o in fondo, non iniziate mai una riga di lavorazione, perché poi vi viene brutto. Quindi io sono con poco filo, quindi arrivo in fondo, chiudo, mi giro dietro, mi infilo qui dentro, tiro e taglio, e abbiamo un lavoro pulito anche all'interno. Quando ripartiamo sempre da questi punti piccoli, non si parte mai da qui, anche perché dobbiamo lavorare a specchio, quindi il senso è diverso. Quindi rimettiamo il filo, devo ripartire da qui dove ho il punto piccolo, quindi mi infilo da questa parte per fermarmi con il filo dietro, mi giro e ricomincio, scendo di 1 e vado ad unirmi ai punti della riga sopra, scendo, e proseguo così fino a riempirlo tutto. Mi rimarranno 2 scacchetti liberi, quindi io continuo a completarlo e ci rivediamo. A questo punto, una volta completato e ci rimangono 2 righe sopra, 2 righe sotto, sono qui in fondo con la fettuccia, andiamo a fare in questo modo.
vado a sovrapporre queste due righe, sono qui, e continuo a lavorare allo stesso modo facendo l'ultimo motivo che ci servirà anche da cucitura. Quindi scendo nella riga sotto, prendiamo tutte e due le reti e vado ad unirmi con il superiore, scendo, fate uscire di lato l'ago e proseguo. Possiamo uscire anche da quest'altra parte, mi giro, tiro bene, ed ecco qua. Vado a fermarmi con il filo perché ce l'ho corto, quindi mi fermo dentro e taglio il filo. A questo punto andiamo a rifinire la rete intorno, quindi riprendiamo il filo, ho tutto un pezzo a rovescio col nodo, quindi lo riprendo, mi sono sempre fermata sotto con la codina e adesso entro solo nel bordo per andare a ricoprire la rete in fondo. Io faccio un giro a seconda del filato, potete anche passarci 2 volte, se vedete che non vi copre bene. Scacchetto per scacchetto vado a ricoprire, faccio tutto il giro e vado a farlo anche da quest'altro lato.
ed ecco il portatovagliolo finito. Vi dico anche le misure: 5 centimetri più o meno abbiamo misurato la rete, e come diametro, quindi come altezza, 4,5. Io ho messo un tovagliolo sottile, ma ci stanno anche quelli più grossi, dei bei tovaglioli. Vedete com'è carino, è venuto ripulito fuori, non vedete nessuna cucitura, ma anche ripulito all'interno, perché la fettuccia nasconde bene, quindi non è che vediamo grosse imperfezioni all'interno. Secondo me potrebbe anche essere un'idea regalo molto carina. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto di avervi dato un'idea per questo Natale. Vi abbraccio e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial.